Vediamo della MX6 come si stende a differenza delle altre MX4. Però è una cosa veloce, mi metterò a fare una cosa precisissima, giusto per far vedere come MX4 si fa sempre a dovere. Molto morbida. Scusate i cani, la quantità non era molta che le ho messo, però come si vede lo stendimento viene ottimale. Questo con la MX4. Ora diamo una pulita veloce e passiamo alla MX5. Molti lamentano sulla 5 molte gocce liquida la pasta. Anch'io ce l'ho un po', la mia è un pochino liquida, però non mi crea problema, levo la prima puntina e ho messo un po' di più e non mi creo grossi problemi avendo messo la prima. Come vedete la consistenza è assai diversa e vediamo che forse fosse bagnato ancora un pochino che si sta asciugando. Comunque insomma, per la consistenza possiamo vedere che sono due paste. La MX4 si stende decisamente meglio. Se casomai possiamo riprovare un attimo veloce con la 5 a vedere se casomai non fosse stato bagnato la superficie di collocamento. Ecco che fa uguale, bisogna fare, è un pochino più duro il tatto. Piano piano ecco una cosa che si nota la differenza, che ce ne serve un po' di più, quello sì, e piano piano via via che si manovra diciamo si ammorbidisce e diventa un pochino uniforme. Ecco, ce ne va un pochino di più, quello sì. Eccoci. Vabbè, per farvi capire basta così. Ora proviamo la nuova. Proviamo la nuova MX6 a questo punto, che non ho ancora aperto il barattolino, il tubetto, scusatemi, versione 4 mg, così vediamo anche come con le salvettine che danno, perlomeno in questo, perché senza salvettine non c'era. Ora asciugo per bene prima di non rifare come prima. Comunque avete visto, togliendo solo la parte iniziale del tubetto MX5, il liquido in eccesso che si forma un pochino va via. Vediamo un attimo come sembra più simile alla MX4, cambiato totalmente colore e ha una consistenza un pochino diversa. Questa si tende a seccare di più, sembra di vedere una Gelid GC Extreme. Ecco, come vedete non è morbida,
non è morbida come le altre. Quindi in questi casi cosa si fa? Si scalda con un phon la superficie e si stende alla perfezione. Sicuramente non è semplice come sia la 4 che la 5. Ora aumentiamo, tanto poi andiamo a togliere, spalmandola va a togliersi la parte in eccesso. Ricordo con una scaldatina la questione si risolve facilmente. Basta giusto un colpettino di phon per sistemare. Un po' di pazienza ci serviva. Serve un pochino di più pasta. Ricordate sempre che via via che si stende, si scalda e si ammorbidisce, cioè si ammorbidisce, via a scaldare. Ecco qua. E ci siamo. È un pochino più dura. Ora, qui abbiamo visto come prepararla, ora si passa ai test veri e propri. Dopo profumo, hanno un odore ottimo, porca miseria, però funzionano veramente bene. Salvettine sono eccezionali, veramente non credevo. Bene, per questo è tutto. Ora passiamo poi al confronto sulle temperature sul 5960X, vecchia CPU ma con un TDP alto, di conseguenza scalda molto e di conseguenza vediamo comportamento effettivo. Puzzano una cosa bestiale queste. Bene, proseguiamo. Ciao!